Ciao ragazzi, piccolo disclaimer, il video che andrete a vedere tra poco è un video fatto sulla mia esperienza, sul come mi trovo bene io, è comunque un'azione che ha del pericolo, quindi come tutte le cose che mi vedete fare le faccio io, su di me, in base alla mia esperienza ed è il modo in cui io mi trovo bene a fare le cose. Se voi volete provare, lo fate logicamente a vostro rischio e pericolo, quindi il consiglio è prendere la meta sul rasoio e pulire dopo il rasoio. Se qualcuno ha dei problemi, si trova male, questo è il metodo che uso io, però ognuno si prende le proprie responsabilità. Nei commenti del video, se qualcuno ha altri metodi che si è ingegnato e li vuole spiegare per aiutare magari qualcun altro in questa cosa, ben venga qualsiasi consiglio, qualsiasi altro metodo che magari potrei anche imparare o portare a farlo mio, no? Ecco, io logicamente nella rasatura tradizionale sì, amo il rito, però non mi piacciono le cose che mi fanno perdere tempo e che non mi danno gusto nel farle. Quindi anche questa piccola cosa però fa parte dove ci sono le lamette che hanno questa colla o questa vaselina, questa cera, chiamatela come volete, fa parte anche per me rimuoverla di avere una rasatura precisa dopo sul rasoio, perché è inutile comprare un rasoio da 250-300 euro e dopo magari avete la lametta che ha le gobe, avrebbe poco senso, no? Cercare un taglio preciso e dopo magari c'hai la lametta che fa le due gove. Come mai che ho avuto problemi e come mai che stavolta ha tagliato bene e l'altra volta no? Sono tutte cose insomma che uno ci dovrebbe pensare. Quindi buon video, spero vi possa essere di aiuto. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti quanti. Oggi piccolo video sul come togliere la tanta odiata colla dalle lamette. Adesso ce ne sono che ne hanno di più di meno, questa è una mezza via, però secondo me il concetto non cambia. Quindi vi mostro come faccio io. Teniamo conto sempre che è un oggetto tagliente e quindi pericoloso, mai da sottovalutare. E quindi come faccio io? Allora il metodo più veloce, quello che uso io sempre, ormai da tempo, forse anche un po' più pericoloso, però se uno ha un attimo di attenzione non dovrebbe avere grossi problemi. Quindi, intanto quando si toglie la carta, stare attenti che non resti appiccicata o incollata nella colla. Qua vedete ci sono i punti di colla, ok? Perché se avete anche la carta attaccata diventa ancora più difficile da togliere. Perché togliere questi punti? Al di là che dopo va a sporcare il rasoio e quindi magari vi dà fastidio, ma questo spessore vi potrebbe andare a rendere la lametta non precisa sul rasoio di sicurezza. Quindi cos'è che faccio io? Vado sotto l'acqua corrente calda, ok? Vado a bagnare la lametta e dopo direttamente sotto l'acqua con molta attenzione, ok? Io adesso ve lo faccio vedere qua davanti, però il concetto è quello, lo potete fare anche sotto l'acqua. La tenete in centro, con due dita in centro così, e dopo prendete l'altra mano così, ok? Con l'unghia, piano piano, dall'alto verso il basso, andrà via immediatamente. Girate la lametta, la potete fare anche senza acqua quando l'avete bagnata con l'acqua calda, piano piano. Tac, tac, e vedrete sempre dal basso verso l'alto, così vedrete che senza nessun problema viene via. Altrimenti, altro metodo, potete quindi sempre togliere, eccolo qua, con molta attenzione, sempre di non lasciare più che altro la carta attaccata alla lametta, ok? Quindi prendete, dopo ve ne potete pulire 2-3, eccolo qua. Io questo metodo non lo uso perché non mi metto lì ogni volta con le salviettine umidificate, però prendete una salviettina a base alcolica, ok? Andate a, però secondo me è molto più scomodo, andate a
passare così dalla lametta, però secondo me molti usano questo metodo. Secondo me è più macchinoso e più difficoltoso. Perché anche con l'alcol un pochettino, però secondo me, come vedete, un pochettino resta. Io ho provato con le salviettine alcoliche, ma secondo me un po' di spessore resta. Quindi il metodo migliore, potete che spruzzare con l'alcol, qualcosa aiuta, però acqua calda, vi rifaccio vedere, acqua calda, perché qua comunque ne è rimasta, acqua calda, pinzate bene la lametta, partite dal basso piano e con l'unghia tac, premette verso su e viene via tutto. Eccolo qua, anche col polpastrello viene via tutto. Girate, ecco qua, pinzate bene, piano piano, dall'alto verso il basso lo togliete, basta, e dopo alla fine la lametta è pulita, se resta proprio appena qualcosa, tac, lo potete togliere anche così, piano, eccolo qua, e la lametta risulterà pulita, o almeno non ha più quello spessore di colla che potrebbe dare veramente fastidio. Bene, io vi ho detto la mia, vi ho fatto vedere anche perché qualcuno aveva consigliato con la salviettina umidificata. Io con quel metodo qua non mi trovo bene, a meno che voi non ne stendiate 3-4 sul tavolo, magari su una parte piana, andate a appoggiare un dito e piano piano passate così, però secondo me diventa un po' macchinoso. Quindi acqua calda, se lo fate direttamente sotto l'acqua io mi rendo conto che mi trovo ancora meglio, cioè vedo proprio che va via subito, quindi se io vado sotto l'acqua, la tengo così e piano piano col polpastrello dall'alto verso il basso, vedete, passo così, vedo che viene via quello che basta, resta proprio appena un microfilm, ma che non va più a dare problemi, ecco, non è che deve essere perfetta, l'importante è che non sentite quel spessore che può essere fastidioso dopo, durante l'utilizzo. Ci vediamo al prossimo video, bye bye.